voglio mostrarvi come realizzare questo semplicissimo e velocissimo smanicato che io ho deciso di chiamare Zaffiro Blu. Per poterlo realizzare ho utilizzato due filati, il lupo di mare della BBB e il vortice invece dell'Adrian Wool. Il vortice mi è servito per alternarlo e fare le mattonelle sotto, mentre con il lupo di mare ho fatto tutto il restante e anche naturalmente le mattonelle. Vi dico già che io ho utilizzato questi colori che sono il 93 del lupo di mare e il 38 invece del vortice. Vi faccio vedere anche altri abbinamenti colori che trovate disponibili sempre sul mio sito Filati Elsa. Abbiamo il lupo di mare 2140, che è questo color sabbia, che potete abbinare al numero 33 del vortice, che è questo color sabbia con il lamè dorato. Guardate che meraviglia! Un'altra combinazione colore che vi suggerisco è questa qui, dove abbiamo il lupo di mare codice 616 e invece c'è il vortice numero 36, molto bello anche questo. E infine, se amate un blu più scuro, avete questa possibilità di usare il vortice numero 39 e il lupo di mare numero 700. È bellissima anche questa combinazione colore. Inoltre potete abbinare anche i colori neri e il colore grigio. Vi dico anche il quantitativo. Per poter realizzare questo smanicato, che è una taglia S, io ho lavorato con l'uncinetto del numero 4,5 e ho utilizzato un gomitolo del vortice e 4 del lupo di mare. Ora, se siete una taglia M vi occorre sempre un gomitolo del vortice ma 5 gomitoli del lupo di mare, mentre se siete una taglia L vi consiglio in questo caso sempre un solo gomitolo del vortice, perché io ne ho usato veramente pochissimo, e 6 gomitoli invece del lupo di mare. Mi raccomando però, se voi volete fare la giacca più lunga, se siete una taglia S vanno bene sempre 4 gomitoli, perché io del quarto ne ho utilizzato poco, però se siete una taglia M o una taglia L aumentate di un gomitolo se volete fare ancora più lunga, perché io ho fatto comunque uno smanicato corto estivo. Stessa cosa se volete aggiungere le maniche, in quel caso anche se siete una taglia una taglia S, scusate, andate ad aumentare di un gomitolo in più. Per quanto riguarda la lavorazione invece è semplicissima, si vanno a fare 3 pannelli e si inizia proprio dalle mattonelle. Io ne ho realizzate 2 per ogni parte avanti e 5 per la parte dietro, e nel tutorial do i suggerimenti anche per le taglie più grandi, quindi mi raccomando prestate molta attenzione per quanto riguarda appunto il numero delle mattonelle da realizzare dopo. Una volta fatte le mattonelle si lavorano separatamente i 3 pezzi, quindi i 2 lati avanti e il lato dietro, andando a fare lo stesso numero di giri, che sono 2 giri che si ripetono sempre, ed è una lavorazione che noi abbiamo usato tantissimo e che a me piace soprattutto quando si vanno a realizzare degli smanicati. Quindi una volta terminati questi 3 pannelli si vanno a cucire ad altezza spalle e lateralmente. Lateralmente lo scalfo lo potete fare largo quanto volete, io questa volta l'ho chiuso un po' di più anche se non volevo fare le maniche, per averlo bello fermo addosso. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e come sempre, se la fate, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia come Elsa Faccio che come Filati Elsa. Vi ricordo inoltre che sul sito potete acquistare il PDF dove vi spiego giro per giro come andare a realizzare la creazione, e vi do i suggerimenti anche per le taglie più grandi. E inoltre vi ricordo che fino all'11 luglio è attiva la promozione estiva, ossia c'è il codice promozionale estate, la parola estate, che potete inserire nel vostro carrello e avere così uno sconto del 10% se superate una spesa minima di 50 euro. Vi ricordo che però in questa promozione non sono inclusi i filati che fanno parte della sezione offerte social. Detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, in realtà sarà uno smanicato perché penso che non farò le maniche, io ho deciso di lavorare con 2 filati, ossia il lupo di mare della BBB e il vortice dell'Adrian Wool. Vedete qui degli abbinamenti colori che sono uno più bello dell'altro, dove abbiamo il blu notte di entrambi i 2 filati. Questo invece è il codice 93 e il codice invece questo è il 38 del vortice, e sono i 2 colori che utilizzerò io. Qui invece abbiamo un altro tono su tono che con il
sabbia, e qui un altro, diciamo, tono su tono, anche se il verde come il lupo di mare che userò io cambia un po', che sono questi due. Ma sul sito potete fare anche altri abbinamenti colori, perché oltre questi potete fare anche l'abbinamento con il nero o con il grigio. Io vi consiglio soprattutto di usare il grigio chiaro del vortice con il grigio scuro del lupo di mare, che così diciamo che c'è uno stacco molto più bello. Allora, i due filati li lavoreremo insieme, diciamo insieme, comunque alternando ogni giro, per fare le mattonelle di sotto, mentre il resto della giacca andrà realizzata con il lupo di mare. La struttura della giacca sarà fatta in questa maniera: avremo 3 pannelli, uno per il dietro e 2 pannelli per il davanti. Sotto inizieremo con le mattonelle, quindi io mi sposto con i filati, lavoreremo con l'uncinetto del numero 4 e iniziamo a lavorare con il lupo di mare. All'interno di un anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta, rientro e vado a fare altre 2 maglie alte, 1 e 2, per un totale quindi di 3 maglie alte. 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare un altro gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, e andiamo a fare l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Stringiamo il nostro anello magico e andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nella terza catenella iniziale che qui aveva la nostra prima maglia alta e andiamo a fare una maglia bassissima. A questo punto cambiamo il filo e andiamo ad utilizzare quello del vortice e andiamo a realizzare, entriamo con il vortice nell'asola, entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro e andiamo a realizzare 3 catenelle, 1, 2, 3, entro nell'archetto di 2 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, rientro una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, e di nuovo vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, rientro un'altra maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, rientro maglia bassa, 3 catenelle, e siamo arrivati alla fine del giro. Entro nell'archetto iniziale, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale, vado a fare una maglia bassa. Questo mi serve per chiudere il giro. Ricambiamo il filo e andiamo di nuovo ad utilizzare il lupo di mare per realizzare il nostro terzo giro. In realtà no, diciamo che questo è stato il giro base e che quindi questo è stato il nostro primo giro, quello con il vortice, e quello che andremo a fare adesso è il secondo giro, perché in realtà questi sono i 2 giri che vanno ripetuti. Con il lupo di mare quindi andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale di 3 maglie alte. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle, questo che è il lato, e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle, questa volta mi trovo nell'angolo perché qui ho le 2 maglie basse nello stesso archetto, e vado a fare il mio angolo, quindi vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3.
catenella di separazione, ci troviamo di nuovo nel lato e andiamo a fare le 3 maglie alte nell'archetto di 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3, catenella di separazione, e a questo punto ci troviamo di nuovo nell'angolo e quindi andiamo a fare il nostro angolo. 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle, rientro a 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione e vado di nuovo nel lato, quindi nell'archetto di 3 catenelle vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, catenella di separazione, mi trovo di nuovo nell'angolo e di nuovo andiamo a fare il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, rientro a 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, ci troviamo nell'ultimo lato e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, catenella di separazione, e per terminare dobbiamo terminare il nostro primo angolo, quindi entriamo nel primo archetto e andiamo a fare 3 catenelle, scusatemi, 3 maglie alte, 2 catenelle, e entriamo nella terza catenella iniziale e andiamo a fare una maglia bassissima. A questo punto ritorniamo a lavorare con il nostro vortice e andiamo a fare una catenella, entriamo dentro l'archetto e facciamo la maglia bassa. Quindi adesso stiamo rifacendo il primo giro e di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e mi trovo nel mio angolo, quindi entro dentro all'archetto di 2 catenelle e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, rientro, maglia bassa e si ricomincia da capo. 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto di una catenella, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia, entriamo nell'archetto dell'angolo e facciamo il nostro angolo, maglia bassa, 3 catenelle, rientro, maglia bassa e di nuovo 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, sono di nuovo nell'angolo, quindi vado a fare maglia bassa, 3 catenelle, rientro, maglia bassa, 3 catenelle e torniamo a fare il lato, maglia bassa nell'archetto, 3 catenelle, maglia bassa nell'ultimo archetto di una catenella. Per richiudere il nostro primo giro andiamo sempre a fare 3 catenelle, entriamo nell'archetto iniziale, maglia bassa, 2 catenelle, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare la maglia bassa, e a questo punto si torna a lavorare per fare il secondo giro con il lupo di mare. Andiamo a realizzare quindi di nuovo il secondo giro, per me sarà l'ultima volta e anche per la taglia L, ma questo lo specifico bene dopo. Quindi andiamo a fare l'ultimo giro, facciamo sempre 3 catenelle con il nostro filato lupo di mare, rientriamo dentro e andiamo a fare altre 2 maglie alte. Ops, scusate, mi sono presa anche il filo vortice, quindi andiamo a fare altre 2 maglie alte, 1, 2, per un totale quindi di 3 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare 3 maglie alte. Ora noi ci troviamo nel lato, quindi in ogni archetto andiamo a fare solo 3 maglie alte, catenella di separazione, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione e siamo arrivati al nostro angolo, e quindi in questo caso andiamo a fare sempre 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, rientro, 3 maglie alte, 1,
2, 3, catenella di separazione, si ricomincia ogni archetto 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3, catenella di separazione, archetto successivo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella di separazione e di nuovo archetto successivo 3 maglie alte, quindi 1, 2, scusatemi, devo tirare un po' di filo, 2 e 3, catenella di separazione e siamo di nuovo all'archetto dell'angolo e quindi andiamo a fare 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, rientro altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e siamo tornate al lato, quindi catenella al primo archetto, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, ultimo archetto, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, entriamo nell'ultimo archetto, nell'ultimo angolo, e andiamo a fare il nostro angolo, quindi 3 maglie alte, 2 e 3, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte e andiamo a fare il nostro ultimo lato, quindi catenella di separazione, primo archetto, 3 maglie alte, 2 e 3, catenella, archetto successivo, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, archetto successivo, altre 3 maglie alte e stiamo terminando il giro, quindi andiamo a fare la catenella di separazione, entriamo nell'archetto del primo angolo e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte, 2 catenelle, entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassissima. Ora, per quanto riguarda una taglia S e L, ci fermiamo qui e andiamo a fare altre mattonelle. Io dopo vi dirò quante ne dovete fare, mentre per una taglia M io vi consiglio di andare a fare invece di nuovo altri 2 giri, quindi di nuovo il giro con il vortice e il giro con il lupo di mare. Questo perché se voi andate ad aumentare di un'intera mattonella in più rispetto a me, la giacca vi viene troppo larga, invece andando a fare solo 2 giri aumentate ma non di troppo, mentre una taglia L può fare la mia stessa mattonella con il mio stesso numero di giri, però poi dovrà fare, rispetto a quello che vi dirò dopo, delle mattonelle in più per ogni lato, una mattonella in più per ogni lato. Ed eccole qui le mie mattonelle finite. Io in totale ne ho fatte 9, 5 per la parte dietro, 2 per ognuna delle 2 parti avanti. Ora, come vi ho detto, per la taglia M voi dovete fare lo stesso numero di mattonelle mie, ma le avete più grandi perché avete fatto i 2 giri una volta in più rispetto a me, ed è questo il motivo per cui vi dicevo che se andavate a fare 3 mattonelle per il davanti e 7 per quello dietro vi sarebbe venuta troppo grande. Questa invece è la misura che va bene per la taglia L, facendo lo mio stesso mattonella, quindi ripetendo il mio stesso numero di giri e andando a fare però 7 mattonelle dietro e 3 per ogni parte avanti. Quindi adesso, una volta fatte queste mattonelle, le andiamo a cucire tra di loro. Cuciamo insieme le 5 e le 2 insieme qui e poi andiamo a lavorare separatamente i 5 scusatemi, i 5 le 3 pezzi che però verranno lavorati uguali, solo che qui naturalmente i giri saranno più lunghi da fare. Per cucire assieme le mattonelle io utilizzo la tecnica classica, quindi filo di lana e vado a lavorare, faccio un giro in più di passaggio per il filo e io vado a lavorare normalmente passando prima tra le 2 catenelle dei 2 quadrati e poi passo a lavorare prendendo i fili più interni delle maglie alte.
Io preferisco questa tecnica per unire insieme le mattonelle, che è quella più semplice alla fine da utilizzare. Mi raccomando, non stringete troppo la lavorazione, ecco qui io già no, ho fatto bene, non stringete troppo la lavorazione perché altrimenti poi la mattonella vi fa difetto. Quindi mantenete una lavorazione morbida ma neanche troppo morbida, quindi diciamo una via di mezzo. Però ripeto, io passo solamente nel filo più esterno delle maglie e stringo leggermente ma non troppo. Quindi vado a cucire poi tutte le mattonelle e vi faccio vedere appunto prendendo come le due mattonelle del davanti come andare a continuare la lavorazione. Allora, ho cucito due delle mattonelle del davanti per fare la parte avanti. Quello che faremo adesso sono i giri per andare ad allungare, a crescere il nostro lato del davanti fino ad arrivare all'altezza delle spalle, e i giri che faremo sono gli stessi che poi andremo a fare anche per le altre due mattonelle che sono l'altro lato della parte avanti, e poi per le 5 mattonelle, almeno nel mio caso, nel caso della M sono 5 mattonelle per la parte dietro. Quindi io mi aggancio, adesso lavorerò sempre solo con il lupo di mare, mi aggancio qui dove ho la catenella e vado a fare, mi aggancio con il filo, faccio una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa e poi vado a lavorare manualmente. I giri sono sempre i due che abbiamo fatto fino adesso, 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle. Vedete che qui siamo dove abbiamo fatto la nostra cucitura delle mattonelle. Entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'archetto subito dopo la cucitura e vado a fare un'altra maglia bassa e poi continuo a lavorare normalmente. Quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Continuo ad lavorare così fino ad arrivare alla fine del giro. Quindi vado a fare la maglia bassa e mi trovo alla fine del giro, vado a fare quindi 3 catenelle dentro nella catenella dell'angolo, nella prima catenella dell'angolo, e vado a fare la maglia bassa. Ho terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 maglie alte nel primo archetto, in modo tale da avere 3 maglie alte, archetto di separazione e poi andiamo a lavorare. Entriamo nell'archetto successivo, 3 maglie alte, quindi 1 2 3, catenella di separazione e di nuovo archetto successivo, 3 maglie alte, 1 2 3, archetto successivo, catenella di separazione, archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte. Continuo a lavorare in questa maniera fino a terminare il giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare poi il primo giro. Sto per terminare il secondo giro, ho fatto la catenella di separazione e sono arrivata dove ho l'ultimo archetto, quindi entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e poi vado dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta in questa maniera. A questo punto si gira la lavorazione e si torna a fare il primo giro. Quindi di nuovo o vi alzate con una catenella o andiamo dove abbiamo la prima maglia alta e facciamo una maglia bassa e poi si lavora come sempre lavorato: 3 catenelle, archetto di una catenella, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e si lavora così. Mi raccomando, per terminare il primo giro l'ultima maglia bassa va fatta nell'archetto e poi le 3 catenelle, l'ultima maglia bassa va fatta sopra
l'ultima maglia alta, che era la prima del giro precedente. Quindi questi sono i 2 giri che dobbiamo andare a fare. Io naturalmente vi dirò quanti giri sono andata a fare e poi ripeteremo gli stessi giri anche per le altre 2 parti, quindi l'altra parte del davanti e la parte dietro. Allora, ho terminato il primo pezzo, ho ripetuto i 2 giri per 16 volte, ottenendo così una lunghezza, compreso anche appunto le mattonelle. Vi faccio vedere tutta la lunghezza è di circa 41 centimetri e per me vanno più che bene, perché come vi ho detto all'inizio non volevo una giacca troppo lunga, però voi se volete fare la giacca lunga potete fare naturalmente più giri. Io adesso, come vi ho detto, vado a fare lo stesso numero di giri anche per l'altro pannello del davanti e poi per il pannello dietro si lavorano per tutte le 5 mattonelle o 7 se siete una taglia L. Quindi adesso vado a fare tutti e 3 i miei pezzi e poi vi farò vedere come andare a cucirli. Allora, ho finito sia la parte dietro che le 2 parti avanti. Vedete, queste sono le 2 parti avanti e questa è quella parte dietro che adesso devo andare a cucire insieme. Mi raccomando, le cuciture in questo caso delle mattonelle per la parte dietro stanno sulla davanti, mentre per le 2 parti avanti stanno dietro, e quindi andiamo a cucire ad altezza delle spalle. Quindi le posizioniamo e le andiamo a cucire in questa maniera e poi le cuciremo anche lateralmente per lasciare liberi gli scalfi. Mi raccomando, io come cucitura farò la classica che si fa per le mattonelle granny, quindi prendo sempre ago e filo e vado solamente a far passare il filo avanti e indietro. Mi avvicino con la telecamera così potete vedere meglio. Eccoci qua. Quindi io passo solamente tra i fili avanti e dietro, senza tirare troppo la lavorazione, perché altrimenti vi si stringe. E facciamo questo sia da questo lato che naturalmente poi da quest'altro lato e lateralmente vi farò sapere quanti centimetri sono andata a cucire per lasciare gli scalfi liberi. Qui invece mi raccomando, prima di andare a cucire contatevi i gruppi di maglie alte e fateli combaciare in modo tale da avere la parte dietro poi qui libera. Ho terminato le cuciture, quindi qui ho cucito per tutto la lunghezza delle 2 parti avanti con la parte dietro, mentre per quanto riguarda gli scalfi ho lasciato liberi circa 15 centimetri e mezzo e sono andata a cucire poi il restante fino a giù. Per le taglie scusate, per le taglie più grandi delle mie consiglio di lasciare almeno liberi sui 17 cm taglia M, 19 cm taglia L, e naturalmente se volete potete fare le maniche. Io ho deciso di non farle, e per fare le maniche vi basta prendere la lavorazione intorno agli scalfi e fare sempre i 2 giri, e in questo caso vi consiglio di iniziare sempre dal giro con la maglia bassa e le 3 catenelle, andando a fare la maglia bassa qui in questo piccolo fogliolino dove appunto abbiamo la maglia bassa orizzontale, e poi fate l'altro giro, quello con le 3 maglie alte. Questo se volete appunto creare anche le maniche. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.